Buongiorno a tutti, benvenuti sul mio canale. Oggi ascoltiamo una nuova cantante per il canale, Emma Koch. Me l'avete consigliata in diversi, 15 anni. Qui è una canzone 2023, quindi recente. La canzone è Voilà, di una cover. Non so nulla di lei, se non che quel poco che ha detto in questo video, prima della canzone, il maestro dell'orchestra, che adesso non vi faccio vedere. Se volete vedere questa cosa o vedete tutta l'esibizione senza interruzioni, vi lascio il link in descrizione. Comunque ha detto che Emma appunto soffre di una malattia rarissima che comporta la paralisi parziale o totale dello stomaco, per cui non può mangiare e si alimenta con un tubicino direttamente nello stomaco. Quindi situazione decisamente debilitante, diciamo più debilitante, molto disagevole per lei. Lei comunque vuole vivere la sua vita, vuole cantare e ha vinto, se non ho capito male, il talent show delle voci dei bambini in Olanda. Quindi ci canta questa cover, vediamo, ascoltiamo insieme. Écoutez-moi, moi la chanteuse à demi. Parlez-moi à vos amours, à vos amis. Parlez-leur de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou. Moi, ce que je veux, c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous. C'est tout. Allora, intanto lei molto carina, si vede che è molto giovane. Per quanto riguarda gli aspetti comunicativi di tutta la faccenda, a livello di scenografia, a livello visivo, che è la cosa che mi interessa di più, perché per me la comunicazione è la cosa importante. Ne parlo poi alla fine del video, preferisco parlarne dopo perché adesso noi interrompiamo il discorso musicale canoro, eccetera, più in senso stretto. Ne parliamo dopo perché voglio anche un vostro parere. Mm, Ottimo inizio, voce molto sottile, molto flautata, perfetto controllo quindi delle note. Andiamo avanti. Voilà, 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 voilà qui je suis. Mais voilà mes messies, mes ennuis je pars. Oui, mais voilà tout le bruit et tout le silence. Regardez-moi, oh dis-moi ce qu'il reste. Regardez-moi avant que je me déteste. Quoi vous dire que les lèvres de notre ne vous diront pas ces petites choses, mais moi, tout ce que j'ai, je le dépose là. Voilà, 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 voilà qui je suis. Mais voilà mes messies, mes années c'est fini. C'est mes gueules, c'est mon cri. Mais vous voilà, tant pis. Bellissimo intanto il modo di cantare. Alterna tanto diciamo così, il canto più parlato e sospirato, proprio come stesse parlando, che è una caratteristica tra l'altro di molte canzoni francesi, con invece il canto più pieno, più tranquillo. Tra l'altro a me pare, nonostante l'età, che trasmetta veramente emozione. Stanno tutti piangendo già, magari anche per quello che ha detto prima il maestro, ma l'emozione che trasmette è veramente palpabile. Tra l'altro la cosa che mi stupisce, vista l'età, è che riesce a trasmettere queste emozioni in ogni parola che dice, cioè molto attenta a caricare ogni singola parola di una emozione, di un colore suo, e non è solo tecnica vocale questa, è proprio capacità espressiva. E questa cosa così ben strutturata nonostante l'età, la capacità di parlare e cantare contemporaneamente, mi ricordano un po', è una mia idea, Lara Fabian, che è maestra in questo. Per cui devo dire a quest'età veramente molto brava. Andiamo avanti. Voilà, voilà,
vous supplie, restez longtemps. Ça me sauverait pas, non. Me faire souffler, je sais pas comment. Aimez-moi comme un ennemi qui s'en va pour toujours. Je veux quand même, parce que moi je sais pas, il me met mes contours. Voilà, 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 voilà che je suis, mais voilà même ici. Vedete come tanto bravissima, la canzone sta crescendo e lei anche col volume sta crescendo. Usa benissimo la dinamica, cioè il forte e piano della pressione della voce. Tendenzialmente nelle frasi che dice finora tende ad andare in decrescendo, cioè diminuisce il volume della parola, della frase quando sta terminando, e questo dà tutto un senso di malinconia e anche di leggerezza della canzone, cioè di minor potenza, se vogliamo. Invece quando dice voilà, sia che lo dica in modo molto corto, cioè la parola sia corta, sia che allunghi la parola con la vocale, usa il crescendo, cioè parte con un certo tono e va a crescere mentre finisce la nota. Quindi uso della dinamica che non è facile, veramente eccezionale. Mes années je couris, mais voilà tout le bris et nous le firons aussi. Regardez-moi enfant et mes yeux et mes doigts, tout ce que j'ai ici, ça m'égale, c'est mon cri. Mais voilà, mais voilà, mais voilà, voilà. Avete visto questa A finale, voilà? Guardiamo se riusciamo a beccare la posizione della bocca. È molto tonda, tant'è che sembra quasi una O. È una A con una tendenza alla O, e questa chiaramente è una finezza che lei mette per fare questo suono. Molto bene. Andiamo avanti. Veramente eccezionale, grandiosa. Molto molto bello anche il finale, le scelte che ha fatto. E adesso finalmente voglio parlarvi dell'aspetto che mi interessa anche di più. Ovviamente tecnicamente niente da dire, perché per l'età che ha sta cantando con una tecnica che molti cantanti decisamente più maturi non hanno o non riescono ad avere, quindi tanto di cappello. Ma poi l'interpretazione, avete visto come usa anche tutto il corpo, gesticolando senza fare grandi cose, ma comunicando le emozioni esattamente come con la voce. Cose che volevo comunicarvi subito. Per quanto riguarda la comunicazione che un brano in un'esibizione di questo tipo porta, non è solo il testo, non è solo il modo di cantarlo, ma è anche il modo di interpretarlo con il corpo, con i colori e l'arrangiamento.
perché l'arrangiamento ci comunica molto di più. È un po' come il discorso del linguaggio verbale e linguaggio non verbale, dove il linguaggio verbale, che è quello che noi crediamo importante, in realtà ci comunica una piccola percentuale di quello che viene comunicato tra un essere umano e un altro. E la stessa cosa avviene per la musica. Lei inizia, eccola qua, entra, intanto vediamo. Qua così vedete. Ora, già il fatto che lei è vestita con questo abito nero lungo ci comunica delle cose. Intanto la prima cosa da dire è che hanno fatto questa scelta anche per un discorso di questo tipo. Nei film i contrasti, ma nei film della vita di tutti i giorni, i contrasti per l'essere umano sono molto accattivanti, molto emozionanti. Quindi, per esempio, i personaggi femminili dove c'è una ragazza giovane, che quindi a noi trasmette fragilità, ingenuità, e questa ragazza giovane invece diventa un'eroina, acquisisce il potere, è un personaggio molto accattivante. Stessa cosa al contrario, un uomo molto muscoloso, un guerriero, che però abbia un lato dolce è molto più accattivante se non avesse quel lato. Quindi nel cinema, nella letteratura si usa molto. Qui la stessa cosa, lei è molto minuta, è una ragazza molto giovane, quindi ci trasmette vulnerabilità, insicurezza e fragilità, almeno l'apparenza. Però l'interpretazione che invece dà con il suo personaggio in questa canzone è l'opposto di questa figura, perché lei intanto ha questo abito nero che a noi trasmette che cosa? Idealmente trasmette sacralità, quindi questo messaggio è profondo, non è una canzonetta. Per di più abito nero lungo ci dà l'idea della tunica, quindi ancora più della sacralità. Ha messo un abito bianco, non avrebbe avuto lo stesso effetto. Perché? Perché l'abito bianco invece ci comunica la purezza, la leggerezza, quindi tutte tonalità che poco hanno a che fare con la canzone, che invece ha un messaggio piuttosto scuro, diciamo dolce amaro, piuttosto triste, perché parla della fine di un rapporto, secondo chi ha scritto la canzone, la fine di un rapporto e un po' anche la rabbia di questa fine, un po' la malinconia, quindi le tonalità sono piuttosto scure. Poi, altra cosa sorprendente che con l'arrangiamento ci comunica questo stesso messaggio è il fatto che lei comincia a cantare da sola, sentiamo, Écoutez-moi. Avete sentito? Nella nostra immaginario, nel nostro inconscio, arriva il messaggio che è lei che dà la nota all'orchestra, non comincia la musica e poi lei sopra ci canta. Quindi lei dà la nota e con questo ritmo che dà le parole, écoutez-moi, sta dando anche il tempo all'orchestra. Quindi noi abbiamo l'idea che lei sia il comandante dell'esercito. Risentiamolo velocemente. Sentite? Écoutez-moi. Stessa cosa la fanno più avanti. Vediamo se riusciamo a quando lei cambia, ecco sì, quando lei cambia tonalità, appunto, vedremo poi, nel cambio di tonalità che fa quasi alla fine, nel suo vocalizzo, che a noi sorprende perché fa questo vocalizzo in cui a metà della nota cambia tonalità, lo fa nel silenzio più totale, senza musica. Poi l'orchestra è come se l'orchestra si agganciasse alla nota nuova che lei ha emesso per continuare a suonare. Quindi anche lì l'arrangiamento che hanno fatto ci dà l'idea che lei è il comandante dell'esercito che c'è sul palco. Quindi l'abbinamento di questa figura fragile di ragazza giovane con invece l'essere il condottiero di un esercito, tra virgolette, è molto emozionante per noi e ci comunica molto dell'intento di questa canzone. Poi altra cosa che lei fa mirabilmente, non so come faccia, avete visto quanto pubblico c'è, immaginate di essere a cantare dal vivo dove la vostra voce si sente perfettamente, quindi ogni minimo errore viene visto, viene sentito. Lei canta e guarda continuamente il pubblico dritto negli occhi, non tenta di sfuggire, non tenta di nascondersi in qualche modo, lei sta dicendo io sono qui. Infatti quando dice regardez-moi, cioè guardatemi, fa proprio il segno di guardare lei e non abbassa lo sguardo, anzi. Quindi direi che
anche dal punto di vista comunicativo ottima esibizione sua, degli arrangiamenti ovviamente e dell'orchestra. E niente, grazie di avermi consigliato questa sua canzone. Ditemi anche voi nei commenti cosa pensate anche dell'aspetto della comunicazione, se avete qualche suggerimento, qualche vostra riflessione. Ovviamente consigliatemi altre sue canzoni o anche di altri artisti. Iscrivetevi al canale, mettete like se vi è piaciuta la mia reazione e condividete. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!